Benvenuto! Oggi continueremo a raccontare le vicende che sono accadute al più grande dei Persiani, ovvero Ciro il Grande, fondatore dell'impero Achemenide. Nella prima parte abbiamo raccontato i primi anni, l'adolescenza e l'ascesa al trono, occorsa in mezzo alle difficoltà che non verranno meno neanche dopo l'incoronazione. Infatti Ciro dovette immediatamente affrontare un attacco improvviso del re della Lidia, Creso. Questo farà nascere nel giovane Ciro l'ambizione di sottomettere tutti i suoi vicini, ambizione che si tramuterà nella fondazione del più grande impero che la storia avesse conosciuto fino a quel momento. Dopo la sua incoronazione a re dei Persiani e Medi, Ciro dovette in un primo momento sventare una coalizione che si era instaurata proprio contro di lui. Infatti la caduta dei Medi non era passata inosservata. Creso, re di Lidia, figlio di re Aliatte II, che era imparentato con la famiglia del detronizzato Astiage, infatti era suo cognato, voleva rivendicare il trono e scacciare Ciro e i Persiani. Creso era diventato re della Lidia intorno al 560 a.C. Governava l'Anatolia occidentale dalla città Acropoli di Sardi ed era già famoso allora in tutto il mondo antico per le enormi ricchezze, molte delle quali derivavano dai bottini e saccheggi ai danni delle città greche dell'Anatolia, come ad esempio Mileto, che aveva progressivamente conquistato nei decenni. Il sovrano di Lidia era convinto di riuscire nella sua impresa, poiché l'oracolo dedicato ad Apollo a Delfi, al quale aveva donato ben 117 lingotti d'oro, oltre a varie statue d'oro e ad argento, gli aveva profetizzato, stando alle parole di Erodoto, quanto segue. Se Creso avesse marciato contro i Persiani, avrebbe distrutto un grande impero. A seguito di questa risposta, il re incominciò ad armare il suo esercito, incorporandovi anche molti mercenari greci, con l'intento di invadere al più presto il territorio nemico. Purtroppo per lui non stava andando verso la gloria, bensì si stava dirigendo verso la sua rovina. Ciro, che ormai non poteva più disinnescare la crisi, decise di incominciare la campagna avvicinandosi al suo rivale attraverso il territorio dell'Alta Mesopotamia. Successivamente si spostò con l'esercito nelle regioni della Cilicia, della Cappadocia e perfino in Armenia. A questo punto lo scontro con le armate di Creso, che avevano oltrepassato il confine dei due stati, allora posto lungo il corso del fiume Halis, divenne inevitabile. Ed infatti lo scontro decisivo avvenne nel 547 a.C., nella battaglia di Pteria, così chiamata perché combattuta nelle vicinanze dell'omonima roccaforte nei pressi dell'antica città di Attusa, all'estremità meridionale della pianura del Budakozu. Questa battaglia, aspra e feroce, non ebbe un vincitore netto. I due generali riuscirono a contenere reciprocamente l'avversario, senza alcun sfondamento decisivo. Ma è a seguito della battaglia che le due strategie vennero definitivamente a pesare sull'esito della guerra. Infatti, Creso, visto che si avvicinava alla brutta stagione, come detto, gli eserciti antichi non combattevano in autunno o in inverno, si ritirò presso la sua capitale, la città di Sardi, dove si rinchiuse in attesa di riformare l'esercito e nell'attesa dei rinforzi. Ciro decise, nonostante la stagione inoltrata, di inseguire il suo avversario verso la città di Sardi. Un azzardo. Il sovrano persiano si avventurò nei gelidi altopiani anatolici, al freddo e al gelo.
I suoi uomini erano coperti di pelli e con le brache di pelle di vacca o pecora. Si addentrarono portandosi dietro tutto l'equipaggiamento e perfino i cammelli che si rivelarono cruciali nella successiva battaglia presso la pianura di Timbra, nella quale la cavalleria persiana, composta in maggior parte da cammelli, il cui odore spaventa i cavalli, non abituati ovviamente, sgominò quella nemica facendone strage. A seguito di questo rovescio, Creso si rifugiò nella città acropoli di Sardi. Ciro lo seguì e una volta arrivato in loco pose l'assedio alla città. L'assedio durò, secondo le fonti, 16 giorni. Alla fine le truppe persiane riuscirono ad entrare in città da un sentiero che saliva un ripido pendio, che era stato sguarnito dai difensori. Erodoto narra che lungo quella porzione dell'Acropoli, Melete, l'antico re di Sardi, non aveva fatto girare il leone, generatogli dalla sua concubina, quando i Telmessi gli avevano predetto che se il leone avesse fatto il giro delle mura, la città di Sardi sarebbe stata imprendibile. Vero che sia questo racconto, purtroppo per Creso i persiani penetrarono all'interno e una volta entrati i persiani saccheggiarono la città e la conquistarono. Creso venne catturato. Fonti babilonesi coeve ci indicano che il re di Lidia perì durante l'assedio. Però sempre lo storico greco Erodoto narra i fatti in modo diverso, poiché secondo la sua opera il suo destino era quello di essere arso vivo in una pira, come sacrificio agli dei per la grande vittoria ottenuta. Ma al momento dell'accensione del fuoco scoppiò un violento temporale che spense le fiamme. Creso, che era considerato un uomo molto pio nei confronti degli dei, secondo i persiani, venne appunto salvato dalle fiamme per intercessione divina. Questo fatto fece cambiare idea al sovrano Ciro, il quale perdonò il suo avversario e lo nominò suo consigliere personale, e dopo la sua morte diventerà consigliere perfino di suo figlio, Cambise II. Ricordiamo che questa è la versione dello storico greco antico Erodoto. Per la fine del 546 a.C., tutti i territori appartenuti al regno di Lidia, comprese le città di origine greca della Ionia, vennero poste sotto il controllo di satrapi o dittatori fedeli ai persiani. Le città greche della Ionia molto spesso erano rette da un dittatore o comunque da un uomo di potere di origini greche, il cosiddetto tiranno, il quale tuttavia doveva rendere conto del suo operato ad un suo superiore persiano. Questo modo di comandare lasciava una certa libertà d'azione però alle polis greche. Tuttavia questo status alla lunga sarà una delle cause della grande rivolta greca della Ionia e l'inizio delle guerre persiane. A questo punto, consolidato l'occidente del suo impero, il quale venne lasciato sotto il comando del Medo Arpago, che tra l'altro si fregerà persino del titolo di generalissimo del mare, Ciro si dedicò alla sicurezza delle province orientali, che venivano spesso attaccate dalle tribù nomadi che vivevano nei territori dell'Asia centrale. Alcuni di quei territori erano entrati automaticamente nel regno persiano, poiché appartenuti ai Medi, ma altri invece erano diventati o erano rimasti indipendenti. Quindi iniziarono le campagne militari per la conquista dei territori oggi corrispondenti agli attuali Afghanistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan. A seguito di queste spedizioni, intraprese fra il 545 e il 539 a.C., nacquero le satrapie della Sogdiana, della Racosia, della Drangiana e della Gandhara. Sottomettendo queste regioni, Ciro si era assicurato il controllo di territori chiave che permettevano di mettere in sicurezza il cuore dell'impero, ovvero la regione che oggi noi chiamiamo Iran, e a seguito di quelle conquiste il dominio di Ciro si estese a ridosso perfino della valle del fiume Indo. Dopo la stabilizzazione dei confini orientali, Ciro rivolse le sue attenzioni al suo ex alleato e vicino, il sovrano del regno di Babilonia, il re Namonide.
Ricordiamo che a quell'epoca il controllo babilonese si estendeva sui territori della Siria, della Giudea, della Fenicia, l'odierna costa della Siria e Libano, e anche alcune parti dell'Arabia. L'impero neobabilonese, come accennato, era in crisi di potere. Come detto, Namonide era asceso al trono molto probabilmente detronizzando l'Abashi Marduk, figlio di Nabucodonosor II. Successivamente egli, che era un fanatico religioso, che adorava il dio lunare Sin, decise di andare in esilio volontario, o ritiro spirituale, presso la ricca oasi di Taima, presso la quale realizzò un importante palazzo reale, venuto da pochi anni alla luce. Lasciò al suo posto il figlio Baldassar, il quale molto probabilmente era anche peggio del padre. Conseguenza di ciò fu l'indebolimento della posizione dell'impero neobabilonese, della quale Ciro approfittò. Come per l'attacco ai Medi, Ciro aspettò che i babilonesi fossero impegnati in una campagna militare in Arabia per attaccarli alle spalle. Questa conquista si era resa necessaria ai babilonesi poiché, avendo i persiani catturato tutti i territori affacciati sullo stretto di Hormuz, impedivano il libero commercio con i porti dell'India. Dopo alcune scaramucce sul confine della regione dei Monti Zagros, Ciro decise di invadere il paese da nord, passando dall'odierno Kurdistan iracheno. Il sovrano dei persiani utilizzò una tattica particolare per avanzare verso sud, in direzione di Babilonia. Decise infatti di far marciare il suo esercito fra i due grandi fiumi di quella zona, ovvero il Tigri e l'Eufrate, così da avere una grande barriera a protezione dei fianchi dell'esercito. Sulla strada per Babilonia, Ciro incontrò un illustre notabile babilonese di nome Ugbrau, il quale decise di tradire il suo re consegnandosi al persiano assieme al suo esercito. Inoltre Ugbrau si offrì di condurre l'esercito persiano verso la città fortezza di Opis, luogo scelto dal re Namonide per raccogliere il suo esercito. Una decisione saggia, che stona un po' con il personaggio che abbiamo descritto, ma purtroppo per lui non riuscì a fermare la valanga che si stava per abbattere sul regno di Babilonia. Quindi la battaglia campale decisiva avvenne presso l'antica città di Opis, a 120 km a nord di Babilonia e a soli 30 km dall'attuale Baghdad. Fu uno scontro breve ma violentissimo. L'esercito babilonese fu annientato. Molti soldati provarono a fuggire, ma vennero uccisi nell'inseguimento. In un secondo momento l'esercito persiano riuscì ad entrare nella città di Opis. Fu un massacro senza precedenti, non fu risparmiato nessuno, perfino le donne e i bambini vennero trucidati. Cataste di corpi di civili e militari vennero lasciati a decomporsi sotto il sole cocente, tra le quali vi era anche il corpo del figlio del re, Baldassar, caduto in combattimento. Una punizione per una città che aspramente si rifiutava di cedere il passo ai persiani, ma anche un monito per indurre le altre città babilonesi ad arrendersi senza combattere. Dopo questa grande vittoria e questo enorme massacro, l'esercito persiano continuò la sua marcia di avvicinamento verso la capitale nemica. Molte città presero molto sul serio il monito di Opis, infatti, ad esempio, l'antica città di Sippar si arrese senza combattere. Ciro marciò verso la capitale, Babilonia. I pochi soldati babilonesi ancora in armi si chiusero dentro la città, mentre il re Namonide, oramai senza speranza e distrutto per la morte del figlio, cercò rifugio a sud, verso la località di Borsippa. La grande città di Babilonia, dotata di una poderosa cinta muraria fatta realizzare dal sovrano babilonese Nabucodonosor II, soprannominata anche il gioiello delle città, non resistette all'esercito di Ciro. Infatti, il 12 ottobre del 539 a.C., le pesanti porte si spalancarono di fronte al conquistatore, che entrò in città senza combattere, probabilmente grazie sia al malcontento interno verso il sovrano babilonese, ma soprattutto perché la popolazione molto probabilmente aveva paura di fare la stessa fine di quella di Opis.
Le cronache ci dicono che Ciro, in quella gloriosa marcia verso la gigantesca ziggurat dedicata al dio Marduk, montasse uno stallone bianco e ai suoi fianchi aveva il giovane figlio Cambise, il fido consigliere Ebares e il suo nuovo alleato Ugbrau. Una cavalcata trionfale, ma non ci fu il giubilo della popolazione, solo un assordante silenzio, carico di preoccupazione e di ansia. Tuttavia, bisogna ricordare che Ciro diede ordini precisi all'esercito, cioè di non saccheggiare la città. Infatti, l'antica città di Babilonia, in quell'occasione, non fu messa al sacco. Una volta conquistata la città, e di conseguenza l'impero, Ciro adottò una politica completamente diversa rispetto ai conquistatori tradizionali. Era conscio che dovesse coltivare una buona immagine di sé, quindi lavorò a stretto contatto con i sacerdoti e i nobili locali, rispettò i culti locali, restaurò templi e si presentò come un liberatore. Infatti venne nominato re, successore di Namonide, per intercessione e volere proprio del dio Marduk, che era il padre degli dei babilonesi e protettore della città di Babilonia. Oltre a questo, venne posto a capo della satrapia un persiano di nobile ascendenza, ovvero il nobile Gobria, Khan della tribù dei Patiscoriana, il quale lavorò a stretto contatto con l'ex amministratore capo di Namonide, ovvero Nabu Haibulit, affinché i territori ex babilonesi passassero pacificamente nelle mani persiane. Ed inoltre convocò tutti i governatori delle province affinché prestassero giuramento di fedeltà a Ciro e a Cambise, suo figlio, in una cerimonia chiamata Diwan, nella quale si racconta che l'ex sovrano Namonide venne giustiziato, anche se fonti antiche ci dicono che anche in questo caso Ciro avesse concesso la grazia al suo nemico e gli offrì perfino una ricca pensione in Persia. Dopo la conquista di Babilonia, Ciro assunse il titolo di Re dell'Universo, che poi si trasformerà nella formula molto più conosciuta di Re dei Re. Infatti, in quel momento, lui era re di Sumer, di Akkad, degli Ittiti, degli Assiri, dei Medi, dei Babilonesi e ovviamente dei Persiani, oltre ad essere definito il Grande, grazie ai suoi enormi successi sui campi di battaglia di tutto il Medio Oriente. Tuttavia non riuscirà nel suo sogno di governare tutti i territori di quella regione, infatti non riuscirà mai a conquistare l'Egitto che capitolerà nel 525 a.C. ad opera di suo figlio Cambise, che riuscirà ad espandere l'impero su un territorio di oltre 3 milioni di chilometri quadrati, ed inoltre non riuscirà mai a sottomettere completamente tutte le tribù che abitavano nell'Asia centrale, anche se ci provò fino all'ultimo. Nel 530 a.C. Ciro si trovava a Pasargade, impegnato ad organizzare un esercito per una nuova campagna militare. Aveva deciso di andare lontano, a nord, verso il fiume Arasse, spingendosi fino al basso corso del fiume Oxus, in una campagna contro le feroci tribù dei nomadi massageti. Ma purtroppo per noi, i resoconti di questa sua ultima campagna, nella quale, ahimè, trovò la morte, Ciro, il più importante dei persiani, sfociano nel campo delle leggende. Infatti Erodoto racconta che Ciro, invaso il territorio dei Massageti, decise di costruire il campo in una località a noi sconosciuta, di concentrarvi abbondanti libagioni e liquori, lasciare a protezione di esso un piccolo contingente, mentre il grosso dell'esercito lo nascose sulle colline lì vicino. I Massageti, con a capo il loro principe Spargapise, assaltarono il campo e lo conquistarono, credendo di aver distrutto il loro nemico. Si lasciarono quindi andare e si abbuffarono e bevvero a volontà. A quel punto le forze persiane, il resto dell'esercito, intervenne e contrassaltarono il campo, uccidendo molti barbari e facendo prigioniero lo stesso principe. Spargapise, umiliato per essere caduto in un così facile tranello, chiese a Ciro di essere liberato. Il re dei re acconsentì, ma il principe dei Massageti, una volta libero, si tolse la vita per il disonore.
Venuta a sapere della sciagura, sua madre, la regina Amazzone Tomiri, decise di vendicarsi del sovrano persiano. Lo affrontò in battaglia. Le fonti ci dicono che, furente dall'ira, la regina, durante la carica, avesse perfino staccato di parecchio i suoi cavalieri al galoppo. La battaglia fu cruenta. Gli opposti eserciti si batterono tutto il giorno in uno scontro confuso. Tuttavia, alla sera Ciro era morto e Tomiri, trascinato il suo corpo esanime all'accampamento, gli mozzò la testa e, pronunciando le seguenti parole: «Ciro, assetato e mai sazio di sangue, te ne darò a volontà». E così dicendo immerse la testa del nobile persiano, tenendola per i capelli, in una tinozza colma di sangue umano. Ma questa non è l'unica versione. Ad esempio, lo storico ateniese Senofonte racconta che Ciro sarebbe morto nella capitale Pasargade, attorniato dai figli, mentre stava spartendo il potere del suo regno. Anche per lo storico greco Ctesia, vissuto presso la corte persiana intorno al 400 a.C., il sovrano persiano morì nel suo letto, ma a causa di alcune ferite riportate combattendo contro le tribù dei Saci. Insomma, non sappiamo con certezza in che modo Ciro abbia trovato la fine. Tuttavia, queste leggende dimostrano quanto fosse diventato importante un sovrano, che pure era mortale e che gli venne tributata una fine leggendaria, come se fosse una divinità, come se fosse stato un dio. Il re dei re, o il padre dei persiani, venne sepolto seguendo tutto l'iter riservato ai sovrani, in pompa magna e con pianti e lamenti che si diffondevano fra le donne di tutta la Persia. Venne tumulato nella sua tomba presso la città di Pasargade, che ancora oggi è presente ed è diventata nel 2004 patrimonio dell'umanità ed è stata inserita nei siti di interesse dell'UNESCO. Le fonti raccontano che il suo corpo venne adagiato su un giaciglio d'oro e coperto con un arazzo babilonese. Vestiti, pietre preziose ed ori vennero deposti accanto al cadavere, affinché potesse indossarli nella sua vita nell'aldilà. Suo figlio Cambise, succeduto al trono, instaurò un culto del padre defunto, con dei sacerdoti che vigilassero sulla tomba del padre e si premurassero di sacrificare una volta al mese un cavallo bianco in suo onore. Ciò che rende Ciro davvero unico, tanto che è passata la storia come Ciro il Grande, non è solo la vastità delle sue conquiste, ma il modo in cui governò il suo impero. Un politico con un'attenzione più sensibile ai problemi dei sudditi, considerati in maniera più umana rispetto ai suoi predecessori. Non affermo che fosse buono a prescindere. Come tutti i grandi personaggi, è fatto di luci ed ombre. Tuttavia, per il periodo si dimostrò molto moderno e concreto rispetto a molti altri sovrani. La sottomissione alla Persia non era, diciamo, troppo traumatica. Infatti, richiedeva il pagamento del tributo annuale e l'invio dei soldati richiesti. Questo accadeva a tutte le province, eccezion fatta per la regione della Persia stessa. Le fonti ci dicono che Ciro rispettava chi si atteneva alle sue regole, senza approfittarne, un primo punto a favore della sua immagine pubblica di grande sovrano giusto e magnanimo. Come abbiamo in parte raccontato, permise a tutti i popoli sottomessi di mantenere le proprie religioni, i propri culti, le tradizioni e istituzioni. Questo modo di fare favorì la stabilità nei territori e ridusse le ribellioni. Tra l'altro Ciro risparmiò sempre la nobiltà locale, favorendone l'inserimento nelle elite della società persiana. Specifichiamo che questo modus operandi sarà una costante per tutta la durata del potere dell'impero persiano. Questo atteggiamento è documentato nel celebre cilindro di Ciro, un pesante blocco di argilla, sul quale sono state incise molte iscrizioni in caratteri cuneiformi, nella lingua accadica, che celebrano le sue azioni e la sua politica di tolleranza.
Alcuni affermano che sia un primo documento che tutela i diritti umani, anticipando la Magna Carta, primo documento fondatore per i diritti umani e del cittadino, di più di un millennio. In esso Ciro dichiara di aver restituito ai popoli deportati le loro terre e i loro dei. Questo manufatto fa parte della Rahim Irvani Gallery, dedicata all'Iran antico, presso il British Museum a Londra. Questo manufatto venne rinvenuto presso le mura dell'antica città di Babilonia, ma è solo una copia delle innumerevoli che lo stesso Ciro fece produrre e spedire in tutte le città dell'impero per informare i suoi sudditi della sua magnificenza e magnanimità. Bisogna dire che non c'è nulla nel testo che si possa considerare davvero come un prototipo di una valorizzazione dei diritti umani, poiché questi principi progressisti si sono affermati in epoca moderna, in un mondo culturale e sociale molto diverso dal mondo antico, nel quale quei valori non erano presi in considerazione. L'unica cosa positiva è che all'interno sono scritti resoconti di opere che possiamo definire buone, operate da Ciro, ma molte sono solo frasi di propaganda. Tra le informazioni ivi contenute troviamo che il sovrano babilonese Namonide è dipinto come un blasfemo. Infatti, come detto, essendo seguace del dio lunare Sin, non diede importanza al padre degli dei babilonesi, ovvero Marduk, il quale, cercando un possibile campione che ripristinasse l'ordine, scelse proprio Ciro e lo aiutò a riprendere la città di Babilonia, scacciando lo sceno re. Inoltre il testo prosegue descrivendo il caloroso benvenuto che i babilonesi tributarono a Ciro e alle sue truppe, come se fosse un liberatore. Ma come abbiamo visto, questo non corrisponde al vero. Quindi il cilindro di Ciro è sicuramente una grande opera di quel tempo, che però aveva anche una funzione di propaganda e di legittimazione del potere imperiale persiano. Un altro caso della sua magnanimità, diciamo controllata e propagandata, fu l'episodio della liberazione degli schiavi a seguito della conquista della città di Babilonia, ai quali Ciro concesse la possibilità di scegliere quale dovesse essere la loro religione. Inoltre promosse campagne per l'equalizzazione di tutte le etnie nel suo immenso impero. Tutti erano sudditi persiani a pari merito. Un esempio significativo è il suo rapporto particolare con il popolo ebraico, tanto particolare che gli stessi ebrei gli affibbieranno il titolo di Meshiach, ovvero Messia, unto del Signore, un'espressione che viene utilizzata per indicare il Salvatore o il Redentore inviato direttamente da Dio, un titolo profondamente teologico che esprimeva la legittimazione di Ciro come un sovrano giusto e protetto da Dio, molto simile al più conosciuto Messia vissuto in Galilea nel I secolo d.C., ossia Gesù Cristo. Tutto questo avvenne dopo la conquista di Babilonia. Infatti, una volta conquistato l'impero neobabilonese, autorizzò gli ebrei a tornare a Gerusalemme e a ricostruire il loro tempio, anzi lo finanziò lui stesso con i tesori conquistati ed inoltre restituì i tesori che il re Nabucodonosor aveva sottratto quando aveva mosso guerra contro la Palestina. Questo gesto è ricordato nei testi biblici come una benedizione. Tuttavia è improbabile che Ciro abbia agito davvero sotto influenza divina, ma molto probabilmente agì con pragmatismo. Innanzitutto, allontanando gli ebrei da Babilonia, riuscì a diminuire le tensioni in città e, in modo indiretto, in tutto l'impero. Inoltre, praticando la politica della tolleranza religiosa, si poneva agli occhi dei sudditi come un re giusto e benefattore. Successivamente, allontanando gli ebrei dalla Mesopotamia, cercava di ridurre il sovrappopolamento di quella regione, che era opprimente, ed inoltre, facendoli tornare nella regione di Gerusalemme, andava a ricostituire un tessuto economico e sociale in una regione molto importante, poiché la Palestina, oggi come allora, mette in comunicazione l'Egitto e l'Africa con la Mesopotamia e l'Asia. Ciro mantenne, come detto, molte delle strutture amministrative dei territori conquistati, creando un sistema efficiente e flessibile.
L'impero venne suddiviso in regioni governate da funzionari locali, chiamate satrapie, che sotto Dario, un successore di Ciro, arriveranno ad essere ben 20, delle quali solo 2 derivavano dal vecchio impero caldeo e non più di 4 dai territori di quello neo-assiro. Questi erano i territori che grosso modo Ciro era riuscito a conquistare direttamente nella sua vita. Sotto Ciro e suo figlio Cambise II, l'impero persiano arrivò ad un'estensione di circa 3 milioni di chilometri quadrati, ma nel momento di massimo splendore il territorio sotto il controllo dei re sarà di oltre 5 milioni di chilometri quadrati. Molte di queste satrapie erano al comando degli ex nemici sconfitti. Abbiamo visto che sia Astiage sia Creso, almeno le fonti antiche lo confermano, mentre studi recenti sono più dubbiosi in merito, sono stati risparmiati e hanno anche avuto ruoli importanti nell'amministrazione persiana e nella corte, ovviamente sempre sotto il controllo centrale del re dei re. Non c'è da stupirsi, poiché i persiani avevano alle spalle una robusta tradizione di politica amministrativa e di controllo del territorio. Infatti potevano vantare l'eredità organizzativa dell'Elam, un regno precedente che si estendeva da Susa a Lanshan, che, con una politica di controllo confederale, aveva posto sotto il suo controllo tutti i cantoni montani di quella regione. Non dobbiamo dimenticare il grande servizio postale dell'impero persiano, che è stato anche quello ereditato dai loro predecessori, in questo caso dagli Assiri. Ce ne parla sempre lo storico antico Erodoto. I persiani lo avevano modificato inserendo i cavalli come mezzo di locomozione. Infatti gli Assiri utilizzavano prevalentemente i muli e avevano anche un motto, ovvero né la neve, né la pioggia, né il caldo, né la notte impediscono loro di compiere nel modo più veloce il tratto loro affidato. Il modello di controllo persiano poneva sì un centro unico, un nucleo originario, di matrice persiana e zoroastriana, ma da quel nucleo si irradiava poi in tutte le satrapie, nelle quali veniva mescolata con gli usi e costumi e le tradizioni locali, facendo emergere il meglio che ogni cultura assoggettata aveva da offrire. Inoltre l'impero persiano univa regioni e popoli che nei secoli e nei millenni precedenti avevano dato origine a culture separate che si erano continuamente scontrate, facendosi la guerra le une con le altre. L'asservimento di tutti questi popoli finalmente si poté creare una grande unità amministrativa, dalla quale provenivano in tutto l'impero la sicurezza, il rispetto della legge, l'accordo con il mondo divino e in generale la civiltà, facendo vivere al Medio Oriente antico un nuovo periodo di splendore. L'eredità di Ciro il Grande è immensa. Egli non fu soltanto un conquistatore, ma un innovatore politico. Fondò il primo grande impero multinazionale della storia. Introdusse un modello di governo basato sul rispetto e tolleranza. Influenzò profondamente alcuni principi che saranno la base per idee successive di sovranità e diritti. Ancora oggi la sua figura è vista come un simbolo di leadership illuminata. Il cilindro di Ciro viene spesso citato, come abbiamo visto, come uno dei primi esempi di dichiarazione dei diritti umani, anche se, anche questo abbiamo visto, l'interpretazione è oggetto di un accanito dibattito fra gli storici moderni. Ciro il Grande riuscì in un'impresa straordinaria: unire popoli diversi sotto un unico impero, senza annullarne l'identità. In un'epoca dominata dalla conquista violenta, egli dimostrò che il potere poteva essere anche esercitato attraverso la tolleranza, l'intelligenza politica e il rispetto. La sua vita rappresenta il punto di origine di una nuova idea di impero, non solo dominio, ma integrazione e tolleranza. Tuttavia, non possiamo negare che Ciro sia stato anche un grande leader militare di successo, oltre a un manipolatore molto abile ed infine anche un feroce imperialista. L'impero da lui fondato è costato la vita a migliaia di persone, guerre, omicidi, stragi. Insomma, la figura di Ciro è stata, come molte altre, una figura di un uomo grande, ma molto sfaccettato, ricco di luci e di ombre. Un uomo che la storia ci ha consegnato
e accompagnato dall'epiteto il Grande, affibbiatogli grazie alle sue straordinarie vittorie e conquiste senza precedenti, che hanno prodotto molte sofferenze, ma a mio avviso possiamo considerarlo grande anche per il fatto che per primo comprese che per governare vari popoli si dovesse concepire un modello di potere basato sul mantenimento delle tradizioni, dei culti, una tolleranza anche di facciata, ma che coltivasse una figura pubblica del sovrano benevola e accondiscendente, come se fosse un padre comune a tutti. Insomma, Ciro, nonostante tutto, si è guadagnato un posto d'onore nel pantheon dei grandi uomini della storia, un grande re che ha scritto immortali pagine di storia, che colpiscono ed affascinano ancora oggi milioni di persone in tutto il mondo. Grazie di essere arrivato alla fine della seconda parte dedicata alla storia e alle gesta del più grande dei persiani. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere il video e a iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!